Terzo livello di calibrazione per l'esercizio delle moquette. Siamo arrivati a poter riconoscere fino a 6 diverse moquette sotto la pianta del piede destro. Adesso quello che dobbiamo richiedere al nostro paziente è quello di poter anche scegliere quale moquette dover sentire, in modo tale che possiamo incidere anche sulle sue capacità di anticipare determinate sensazioni. E questo che vi sto spiegando non va a sostituire completamente la modalità precedente, ma la va semplicemente ad arricchire. In definitiva, ogni 3 richieste puntuali dove voi mettete la moquette e il paziente riconosce, potete richiedere: scegli la tua adesso una moquette da voler sentire, vediamo se poi te la faccio sentire realmente. Qual era quella? Spessa. La spessa, va bene. Allora, prova a chiudere gli occhi. Benissimo. Allora, dimmi se veramente alla fine ti ho messo la spessa. Allora, era la tua? Sembra di sì. No, non era la tua. Senti, però ti voglio far sentire come sarebbe stata la tua. Allora, se fosse stata la tua spessa, la sensazione sentito la differenza? Sì. Senti, vuoi provare, se ti ricordi, a dirmi quella che ti avevo messo io, secondo te? No, era questa qua. Era questa qua. Comunque abbastanza simile a quella. Quella che ti avevo messo io è stata questa. Va bene? Allora, abbiamo l'opportunità di vedere come gestire l'errore, anche un doppio errore. Il paziente mi ha chiesto un tipo di moquette, la spessa. Io non ho soddisfatto la sua richiesta e gliene ho proposta un'altra, differente. Alla richiesta di riconoscere se si trattasse realmente della sua, lui mi ha detto sì, quindi non ha saputo effettuare un'anticipazione adeguata a quella che sarebbe stata la reale sensazione costruita con la spessa. E in quel momento io allora gli ho detto: no, non era la tua, ti faccio sentire la spessa, ti faccio sentire quello che avresti dovuto anticipare con la spessa. Sentendola, lui si è reso conto che non si trattava effettivamente di quella che avevo proposto io. In quel momento allora gli ho chiesto, stimolando la sua memoria, quale poteva essere quella che ti ho messo io. In questo caso lui ha commesso un doppio errore, individuando in un'altra moquette la sensazione che invece proveniva dalla moquette che avevo proposto io. In questo caso non è utile andare oltre con la proposta e mostrargli direttamente l'errore, dicendogli: no, quella che ti ho messo era questa, e facendogliela sentire in questo modo. Un altro dettaglio da dover definire è che spesso, quando il piede che presenta ipertono e difficoltà di sensibilità viene fatto scorrere su una superficie particolarmente ruvida,
è possibile che ci siano alcune piccole reazioni delle dita che limitino un po' lo scorrimento, quindi andando un pochino a piegarsi sulla moquette. In questo caso potete cambiare leggermente la presa ed andare a sostenere l'arto in modo tale che non sfianchi in questo modo col vostro braccio, prendere il piede da dietro con la vostra mano sinistra e dare un leggero sostegno alle dita con la vostra mano destra, in questo modo. Quarto livello di calibrazione. In questo quarto livello inseriamo l'immagine motoria, quindi la richiesta del paziente di confronto fra le sensazioni provenienti da sinistra e quelle di destra, per aiutarlo a trovare coerenza fra le due sensazioni. Come al solito questa richiesta non va a sostituire completamente le precedenti, ma la va ad arricchire, quindi di tanto in tanto chiederemo al nostro paziente: dimmi quale moquette vuoi sentire con il piede sinistro. Quella come l'avevamo chiamata? Liscia. Liscia, benissimo. Allora, facciamo sicuramente sentire la liscia che ci ha richiesto sotto il piede sinistro. Allora, chiudiamo gli occhi così ti concentri sulla sensazione. Adesso immagina come se fosse vero che sentirai a destra la stessa sensazione e dimmi via quando sei pronto. Via. Eccomi. Era come te l'aspettavi? Diciamo di sì. Sì, era lei. Poi con un diciamo di sì magari andiamo ad approfondire quali erano le differenze che perché non era proprio quella che ti aspettavi, che cosa hai sentito di diverso? No, niente, diciamo di sì, nel senso che me l'aspettavo praticamente uguale. Va bene.